Salve a tutti! Oggi per il nostro secondo menù di mare apriamo con un grande antipasto, le alici imbuttunate. Prima cosa passiamo dal nostro pescivendolo di fiducia, come sempre, e soprattutto facciamoci dare le alici più grandi che ha, perché questa è la particolarità. Ci costeranno un po' in più, ma ne varrà la pena. Quindi prima cosa ce li potremmo far pulire o decapitare direttamente dal nostro pescivendolo, oppure ce li puliamo noi e poi facciamo la spinatura, quindi li spiniamo. Guardate, molto delicatamente andiamo fino alla coda, perché la coda la lasceremo, e tiriamo delicatamente la spina. Li passiamo leggermente in acqua, non li teniamo in acqua, se no si rammolano, perché devono essere belle solide. Levo tutta la spina fino in fondo e li metto a colare. Quindi ripetiamo, li decapitiamo, leviamo l'interiore e poi andiamo con il pollice all'interno senza spaccarla e poi tiriamo. Potrebbe essere anche che si apre un po', ma l'importante è che la teniamo insieme, non la facciamo spezzare a metà. Chiaramente più fresche sono e più sarà difficile tirare la spina dall'interno, ma se non fosse così avremmo delle alici flaccide, invece a noi ci servono delle alici belle callose, come si dice a Napoli. Le sto mettendo a colare, perché così perdono l'acqua, le infariniamo, li facciamo farcite di una provola di aggerola fantastica. Quindi abbiamo spinato le nostre alici, le abbiamo messe a colare. Il tempo che prepariamo i nostri ingredienti, le alici perderanno della loro acqua. Quindi la prima cosa che facciamo, battiamo le nostre uova. Quindi facciamo una cremina d'uova. Le controlliamo sempre, gli mettiamo un pizzico di sale, un po' di pepe, un pizzico di formaggio e le battiamo. Mettiamo pecorino perché è più saporito e ci dà più sapore alle nostre alici. Pronto il nostro uovo, tagliamo la provola. La tagliamo alla misura delle alici, quindi più o meno prendiamo la misura. Io normalmente leverei i 2 culetti, che oltretutto è la parte più buona, ragazzi, perché della provola di aggerola la cosa più buona è l'affumicatura. Molti levano la parte esterna perché dicono no, ha pigliato fumo, fa male. Buonissima. Quindi se la nostra alici è larga, noi facciamo una fetta larga. Infatti io faccio tutte fettine larghe e le vado a mettere nel nostro uovo, perché il nostro uovo farà da collante per farle attaccare alle alici che abbiamo messo a colare. Quindi tagliamo tanti quanti abbiamo le alici. Deve essere uno per la coppia. Bene, lo ripassiamo bene. Siamo pronti a farcire le nostre alici. Quindi abbiamo le nostre alici asciutte. Vedete come sono asciutte? Non c'è una goccia d'acqua. Foderiamo un'altra teglia con della carta da forno. La infariniamo leggermente. Non esageriamo. La spolveriamo. Quindi cominciamo a sistemare le alici. Chiaramente se abbiamo 30 alici mettiamo le prime 15, perché poi la coppia la mettiamo sopra. Abbiamo sistemato, guardate, le alici leggermente infarinate. Adesso dobbiamo condirle, quindi un pizzico di sale, non esageriamo.
un pizzico di pepe, poi un segreto, un po' di buccia di limone. Il limone gli darà la parte profumata. Poi un'altra spolverata di farina e andiamo a mettere la nostra fetta di provola al centro dell'alice. Una. Mi raccomando, prendetele dove sta l'uovo. Immaginate che inizialmente queste alici venivano fatte a un'unica alice, metà diciamo della fetta di provola e poi chiusa, però era un po' stretta, invece poi le abbiamo fatte un po' più grandi, un po' più abbondanti, quindi abbiamo fatto doppia alici. Adesso infariniamo e andiamo a coprire e facciamo il nostro fagottino. Cerchiamo di avere chiaramente la coppia pari livello, cioè quindi se è un'alice piccola mettetela piccola, cerchiamo di scegliere mano a mano che, come si dice a Napoli, param, li mettiamo insieme. Mano a mano che li mettiamo insieme cerchiamo di avere più o meno la stessa grandezza. Così avremo praticamente delle alici o dei fagottini praticamente della stessa misura. Una volta finiti li teniamo in frigorifero almeno per mezz'ora, perché così praticamente il fagottino si assesta e quindi poi possiamo friggerli. E siamo pronti a friggere le nostre alici, quindi le abbiamo fatte assestare in frigorifero, quindi abbiamo i nostri fagottini, li ripassiamo in farina, vedete che adesso li possiamo girare, li ripassiamo nell'uovo, ricordo uovo, pecorino, sale, pepe, deve essere una preparazione. Li ripoggiamo, passiamoli 2 o 3 prima di cominciare a friggere, così abbiamo più alici da mettere nel nostro olio. Come vedete non abbiamo messo né friggitrice né olio abbondante, perché dobbiamo friggere come una mozzarella in carrozza. E siamo pronti a friggere. Non ne mettete troppo nella vostra padella e incominciate a friggere. Vedete, l'olio non deve essere né bollente né freddo, che dobbiamo dare il tempo della cottura. Non galleggiano e siamo pronti a girarli. Guardate qua come sono belle dorate. Giriamole una volta su, guardatele. Se non sono dorate non le girate, aspettate. Chiaramente poiché sono dorate si vedrà anche un po' le alici. Li potremmo anche fare panate, però panate appesantiamo la preparazione e non sentiamo il gusto delle alici. Questo è il colafritto. Se a casa non l'avete, chiaramente utilizzate un po' di carta assorbente e li poggiate per fare assorbire un po' di olio. Come vedete è una cottura rapida, sono bastati 1 minuto e mezzo con una temperatura dell'olio più o meno 180 gradi, non lo fate salire di più e neanche scendere. La cosa importante di questa preparazione è la cottura chiaramente, perché deve stare il tempo giusto per far sì che la provola si scioglie e fila. Siamo pronti a impiattare le nostre alici imbottonate. Mettiamo prima degli spaghettini fatti fritti. Basta che fate la cottura degli spaghetti oltre la cottura, quindi li scuocete un po', poi li fate raffreddare e poi li friggete. Così fate un po' di volume nel nostro piatto. Quindi li mettiamo come base e poi ci andiamo a appoggiare le nostre alici. Quindi mettiamo un pezzettino di limone, un pizzico di sale,
un po' di pepe, che la frittura a Napoli, sale e pepe, è proprio come si dice a Napoli, la morta su. E poi rafforziamo l'odore del limone, quindi un po' di zest, un po' di verde, quindi un po' del nostro prezzemolo, qualche fogliolina che stacca il colore e un po' di timo limonato, eccolo qua. Le nostre alici imbuttunate sono pronte. Ecco le nostre alici imbuttunate, che sono l'antipasto del nostro secondo menù di mare, e adesso passeremo alla seconda puntata per il primo. E adesso assaggiamo. Lo mangiamo con lo spaghetto, sentiamo pure il croccante. Ragazzi, buonissimo. Dovete per forza assaggiarli, ma li dovete fare. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.